sono sparito per un attimo, ma visto che ho ancora del tempo vorrei fare una prosecuzione. Infatti questa è la seconda parte del video di prima. Dicevo, sono in attesa, caro amico, eccomi qua, il ricotaro che sognava. Caro amico, buona la ricotta, fa bene alla salute, c'è il siero. Ciao. E allora mi scuso se ho interrotto la live, ma vedo che già siete in due, anzi ciao. Bene, allora di che vi posso parlare? Perché parlare della politica è sempre parlare delle stesse cose. Voi siete giovani, magari non so quanti anni hai il ricotaro che sognava, ma io che sono nato il 26 gennaio 1969 ho 49 anni e mezzo, quindi mi ricordo dai tempi dei governi Moro, dai tempi degli anni 70, eh, del governi Andreotti, che poi ha fatto il sesta partito, il pentapartito, fino a Mani Pulite e Tangentopoli è durato il pentapartito in pratica, credo. Che dire, perché un partito si è diffilato dal sesta partito. E sempre la politica è uguale, uguale, sempre bla bla bla, a parlare, a dire, a protestare. Forse questa live viene meglio della precedente perché ho iniziato subito a parlare. E invece non cambia nulla, perché ci governano con i mass media, soprattutto con la televisione, ma anche con internet, con tutti i fake account, ma soprattutto con la televisione. Perché mi ricordo io dagli anni 80 90 fino al 2000 passa che lo hanno tolto dalla Rai, ho visto per esempio, come si chiama, Travaglio e Santoro. Qual è il miglior marzialista attuale secondo te, Chan? Artista marziale? Non lo so, non lo so. Però veramente io ho seguito i programmi di Santoro, di Travaglio, e poi alla fine non cambia nulla. Ci rincoglioniscono, ci abituano a questi lenti cambiamenti e degeneramenti progressivi della società. E alla fine che ci rimane? Tutti questi giochi a premio, tutte queste trasmissioni televisive per ritardarci la mente. Mi ricordo quando Funari negli anni 80 era un giornalista, faceva l'arrabbiato in televisione, e poi invece le domande che faceva, come anche Ferrara, non erano per niente contro l'invitato ma a favore suo. E quindi, come dire, ci prendono per in giro, ci prendono per dementi, con tutti questi programmi televisivi, questi politici che ci vanno a parlare come porta a porta. Non cambierà mai nulla. I programmi televisivi giornalistici sono uguali in Italia ai giochi a premio, servono a intrattenerci e a farci credere che partecipando alle proteste in televisione possiamo cambiare il paese, ma non cambierà mai nulla. Come dire, siamo un popolo audiovisivo. Come sai, come diceva un massone, cioè non tutti i massoni sono potenti, ma tutti i potenti sono massoni. È vero, è così. Infatti chi ha in mano i mezzi di comunicazione mediatici ha in mano tutto, e ci governano, ci fanno pensare, ci pensano, ci fanno parlare, ci parlano. E noi che facciamo veramente? Pensiamo realmente che con il televoto da casa, mi ricordo ai tempi di Portobello, il programma televisivo che conduceva Enzo Tortora, noi possiamo, spegnendo le luci di casa, votare a favore di qualcosa? Perché l'Enel contava, no, il consumo energetico nelle ore picco, e durante il suo programma lui faceva chiudere gli interruttori della luce. Hai sentito che hanno svegliato la cassetta del Mortadella? Ah, Mortadella ritorna in politica. Io mi ricordo che negli anni 90, dopo che ci fu la tormenta Tangentopoli Mani Pulite, scendeva in campo un personaggio nuovo che era Martinazzoli, aveva quasi 90 anni e lo presentavano come il nuovo nella politica. Vabbè,
una faccia piena di rughe aveva ed era un democristiano, era il nuovo nella politica, era più vecchio di Andreotti. Comunque io guardo tutti questi giochi televisivi, tutte queste danze, tutti questi programmi di intrattenimento, e nel mondo veramente ci sono una crisi dietro l'altra. Ma veramente pensiamo, non so, ma veramente pensiamo che in questo mondo così conflittivo e convulsionato si potrà andare avanti mettendo la testa sotto la sabbia, promettendo cose astruse tipo usciamo dalla nato eccetera, e poi governando come hanno fatto gli altri prima, allora che volevano soltanto il governo del paese